3 cose più una di cui un runner non può fare a meno. Ci sono delle cose imprescindibili di cui non si possono fare a meno. La prima sono le scarpe da corsa, questo lo sappiamo tutti. Spesso ricevo richieste di ma questo modello andrà bene per me, non andrà bene per me. Io faccio fatica a rispondervi perché le scarpe da corsa hanno una componente fondamentale di personalizzazione, di sensazione, legata anche all'esperienza delle scarpe in cui siamo abituati a correre, più morbide, secche, più protettive, meno protettive. Chiaramente ci sono scarpe indicate per ritmi più lenti, per ritmi più veloci, per chi ha eccesso di pronazione, per chi invece è completamente opposto, quindi supina. Questo sì, però le scarpe imparate a scegliere da voi, ascoltate le recensioni, ma poi fidatevi della vostra esperienza. Non pensate che le scarpe vi faranno andare più forte. Chiaramente a seconda della destinazione d'uso di una scarpa vi aiuterà più su un tipo di gara o più su un tipo di allenamento, ma la soluzione è sempre dentro di voi. La scarpa migliore a mio parere è quella che non si sente quando si corre. Una seconda cosa di cui non posso fare a meno, l'orologio con GPS e il cardio. Si può fare a meno? Assolutamente sì. Ho amici runner che magari ce l'hanno ma non lo usano o si dimenticano addirittura di attivarlo, e si può godere della corsa sempre e comunque. Però perché oggi rinunciare a un mini computer di bordo, a un piccolo laboratorio da campo che possiamo portare nel polso e ancora meglio con una fascia cardiaca che ci aiuta a monitorare tutti i nostri parametri, soprattutto se voglio cimentarmi su nuove distanze maggiori, se voglio battere il mio personal best, se voglio intraprendere un percorso con un allenatore o comunque se voglio utilizzare un metodo. È difficile fare a meno dei dati. Ma i dati non vogliono dire che dobbiamo farci comandare dai dati, questo rimane sempre uno strumento. I feedback che ci dà sono molto importanti, ma dobbiamo essere in grado di saperli leggere, e per saperli leggere è fondamentale la valutazione oggettiva dei dati, ma anche la valutazione soggettiva, quindi la percezione dello sforzo, i commenti. E qui mi si introduce la terza cosa di cui non si può fare a meno, secondo me, il diario di allenamento. Oggi software collegati agli orologi oppure altri software ci aiutano a registrare tutti gli allenamenti. Abbiamo andatura, abbiamo cardio, abbiamo potenza, abbiamo le dinamiche di corsa in alcuni casi, e ci aiuta a registrare tutto, ma quella è la fredda cronaca. Invece a noi ci serve molto di più. Il diario di allenamento, sarà che sono un tipo romantico, ma insomma questo è da vedere. Il diario di allenamento è fondamentale, dove annotare come mi sono sentito in quell'allenamento, se è nato un dolore, se mi sono sentito particolarmente brillante, se è un allenamento che odio ma sono stato bravo a portarlo a termine, con anche la percezione dello sforzo. Abbiamo diverse scale scientifiche che ci aiutano a registrarlo. Io lo uso con i miei atleti. Chi ha letto il mio libro Equilibrio della corsa sa che per me questi 3 sono elementi fondamentali da avere. Quindi scarpe, orologio, meglio se con fascia, ma sicuramente anche con rilevazione cardiaca oltre che GPS, e il diario di allenamento. E avevo detto che c'era una quarta cosa. La quarta cosa che a un runner non può mai mancare è la motivazione. È la motivazione dove si compra. La motivazione si compra al mercato del cuore. Torniamo al fatto che sono un tipo romantico. Poco. No, sto scherzando. La motivazione non è sempre alta. Bisogna fare i conti anche con i momenti di minor motivazione. Però se fissiamo un obiettivo, se ci sentiamo runner, e per me la corsa fa parte del nostro stile di vita, dobbiamo saper affrontare anche quei momenti più complicati, stimolandoci, correndo magari con un amico, correndo su un percorso mai fatto. Prendo la macchina, mi sposto di 20 km, vado a correre su un altro percorso. Ci possono essere tanti modi per ritrovare la motivazione. Il primo sicuramente è fissare un obiettivo ambizioso ma raggiungibile. Nei commenti, mi raccomando, ricordati di lasciarmi, di scrivermi che cosa per te è fondamentale per correre, come ti trovi con questi 4 punti che ti ho presentato, e poi mi raccomando non dimenticarti di guardare questo prossimo video.